Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. In questo video parleremo di un argomento che viene spesso percepito come ostico da chi sta imparando l'italiano. Eh già, infatti vi parleremo di tutte quelle espressioni italiane con la particella ne, che gli italiani usano praticamente tutti i giorni. Ma non vi preoccupate perché vi daremo anche la definizione e alcuni esempi, in modo tale da essere il più chiari possibile. Siete pronti? Iniziamo! La prima espressione ha varie alternative, però tutte hanno lo stesso identico significato. E sto parlando di andare a spasso, a zonzo, in giro. Tutte queste espressioni indicano il camminare per piacere, per rilassarsi, per passare il tempo. Per esempio, se te ne vai sempre a zonzo, non concludi mai niente e lavori male. Dopo il pranzo se n'è andato a spasso e non ci ha nemmeno chiesto se ci servisse una mano. Che maleducato! A seguire abbiamo il verbo farsene, che va esaminato con attenzione. Eh già, perché questo verbo significa essere utile, servire, però viene spesso usato in senso negativo, per dire non serve a niente, non è utile a nulla e così via. Per esempio, la domanda che me ne faccio o che te ne fai o che se ne fa e così via è una domanda retorica che ha semplicemente il significato di non mi serve a niente, non ho intenzione o non ho bisogno di utilizzarlo. Altre frasi utili con questo verbo sono non me ne faccio niente o non so che farmene, che assumono dunque il significato di non so che senso abbia, non so a cosa serve, non so a quale fine usarlo. Ecco alcuni esempi con più contesto. Mia zia mi ha regalato un tiragraffi. Cosa me ne faccio? Non ho neanche un gatto. Ho deciso di vendere la mia TV. Io non me ne faccio niente. In ogni caso, da questo verbo farsene derivano altre due espressioni molto interessanti. Sì, è vero, e la prima è farne a meno. Sì, è vero, il verbo farsene è riflessivo, ma in questa espressione perde la sua riflessività. E farne a meno significa rinunciare, privarsi di qualcosa. Per esempio, da quando ho bevuto per la prima volta il caffè non ne posso più fare a meno. So che ami le patatine fritte, ma se non ne fai a meno, non dimagrirai mai. Un'altra espressione con lo stesso verbo è farsene una ragione. E questa espressione ha il significato di rassegnarsi, accettare razionalmente qualcosa di spiacevole, e cioè rendersi conto che a volte alcuni eventi negativi o dolorosi sono inevitabili. Per esempio, io capisco che tu ora sia triste perché il tuo fidanzato ti ha lasciata, ma sono sicuro che prima o poi te ne farai una ragione. Tutti, prima o poi, ci troviamo a vivere la morte di una persona cara, ma dobbiamo farcene una ragione, purtroppo. Adesso abbiamo fregarsene o fregarne a qualcuno. Il loro significato è importare, avere importanza, essere rilevante. Vediamo alcuni esempi. Non me ne frega niente delle tue scuse. Non ti perdonerò mai. Perché ti frega ancora della tua ex? Lasciala perdere, meriti molto di più. È possibile rinforzare questo verbo nella forma negativa aggiungendo di meno. Per esempio, può chiamarmi quante volte vuole. Non me ne può fregar di meno. Non gli risponderò mai. Ne volete ancora? Tranquilli, ce n'è per tutti. Oh, avete notato? Ho utilizzato un'espressione piuttosto interessante con ne.
Essercene per tutti o essercene per tutti i gusti significa che di qualcosa vi è una grossa quantità, tale da poter soddisfare tutti quanti, tutte le persone che lo desiderano. Per esempio, oggi a tavola ce n'era per tutti i gusti: carne, pesce, frutta, dolci. La prossima espressione sulla lista è non poterne più di qualcosa. Questa espressione significa essere stufi, essere stanchi di qualcosa o di qualcuno o di una situazione, non riuscire più a continuare ad andare avanti. Per esempio, sono stufo delle sue continue lamentele, non ne posso più. Non ne posso più del mio lavoro. Ogni giorno c'è un problema e tutti se la prendono con me. Sto seriamente pensando di licenziarmi. E starne fuori? Cosa significa? Questa espressione, attenti, non significa stare all'aria aperta. Significa piuttosto non essere coinvolti in una vicenda, non esserne a conoscenza, rimanere all'oscuro di tutto. Ti ho già detto che questa è una faccenda mia. Stanne fuori, non ho bisogno del tuo aiuto. Quando ho capito che quell'uomo faceva accordi con la malavita, ho deciso di starne fuori per il bene della mia famiglia. Sempre con il verbo stare, ma in forma riflessiva, abbiamo altre 3 espressioni. La prima è starsene con le mani in mano e questa significa essere fermi senza fare niente, non darsi da fare, non impegnarsi. Per esempio, se vuoi diventare ricco, non devi startene con le mani in mano. Devi agire, produrre qualcosa. I soldi non piovono dal cielo. Te ne stai sempre con le mani in mano. Vieni ad aiutarmi piuttosto. Starsene in disparte, invece, significa rimanere volontariamente lontani dall'azione, rimanere in un luogo appartato, generalmente da soli. Per esempio, Luca è molto timido, infatti alle feste se ne sta sempre in disparte. Oggi verranno alcuni amici dei miei genitori, perciò dovrò starmene in disparte, nella mia cameretta tutto il giorno. Starsene sulle proprie, invece, significa essere riservati, non dare molta confidenza, parlare o ridere il minimo indispensabile. Per esempio, la fidanzata di Gianluca è proprio antipatica, se ne sta sempre sulle sue e non parla mai, anche se noi proviamo a integrarla nel gruppo. Non potrai mai farti nuovi amici se ogni volta che andiamo in un locale te ne stai sempre sulle tue. Ne volete delle altre? Ok, vi accontentiamo. Averne abbastanza, averne piene le scatole, averne fin sopra i capelli. Tutte queste espressioni significano essere stufi, essere stanchi di qualcosa o qualcuno, non sopportare più una situazione. Ecco alcuni esempi. Ne ho abbastanza delle tue bugie. Ne ho fin sopra i capelli. Ne ho piene le scatole dei vicini che fanno sempre rumore. Dirne di tutti i colori, dirne di cotte e di crude a qualcuno. Queste 2 espressioni significano dire ogni sorta, ogni genere di cose, generalmente negative, a una persona perché questa persona ha commesso un errore o perché noi siamo arrabbiati con lei. Per esempio, oggi sono arrivato in ritardo al lavoro e il capo mi ha rimproverato. Me ne ha dette di tutti i colori. Quando si arrabbia ne dice di cotte e di crude a chiunque gli sia intorno. Lo trovo un atteggiamento molto immaturo. Saperne una più del diavolo. Questa espressione indica essere una persona molto astuta, che ha sempre una soluzione pronta e trova sempre il modo di averla vinta. Per esempio, Luigi, pur venendo dal nulla, è riuscito a farsi una bella posizione perché ne sa una più del diavolo.
e ha creato un'ottima rete di conoscenze. Combinarne di tutti i colori. Significa fare tanti guai. Per esempio, Paola ha punito suo figlio perché durante la festa ne ha combinate di tutti i colori. Valerne la pena. Significa che c'è un motivo decisamente valido per giustificare l'azione o comunque per giustificare l'impegno e lo sforzo fatti per completarla. Per esempio, realizzare un video da 10 minuti per YouTube richiede molto tempo e impegno, ma ne vale la pena per tutti i bellissimi commenti che ci lasciate sempre. A questo proposito vogliamo dirvi che ci dispiace immensamente non poter riuscire a rispondere a tutti i vostri commenti, ma se lo facessimo non potremmo produrre i contenuti che vi offriamo su YouTube, su Instagram, su Facebook. Facciamo del nostro meglio per cercare di rispondere al maggior numero di commenti possibile e anche se spesso non ci riusciamo, una cosa è certa, noi li leggiamo tutti, sempre, davvero. Passiamo ora a lavarsene le mani. Significa tirarsi fuori da una situazione difficile, evitando di prendere decisioni. Invece di preoccuparsi del futuro della sua azienda, il proprietario se n'è lavato le mani e ora rischia la bancarotta. Venirne a capo. Questa espressione significa capire qualcosa di complesso, riuscire a risolvere un problema o un enigma. Per esempio, Sto provando a risolvere questo esercizio di fisica da ore, ma proprio non ne vengo a capo. In pratica il riassunto dei miei 5 anni di liceo scientifico. vederne delle belle. Questa espressione si usa quando si immagina che una situazione sarà molto complessa o ricca di eventi interessanti, quando sappiamo o immaginiamo che le persone combineranno dei guai o daranno spettacolo. Per esempio, domani a casa di Salvatore arriveranno i suoceri, che proprio non lo sopportano. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle. Staranno sempre a litigare. Volercene o passarcene. Queste espressioni sono usate per comunicare l'idea che prima che qualcosa avvenga dovrà passare molto tempo, ci vorranno molti sforzi. Dal dire una cosa al metterla in pratica ce ne passa. Tutti siamo bravi a parlare. Ce n'è voluto per conquistarla, ma ora siamo sposati da 30 anni e abbiamo 3 bellissimi figli. Come va? Avete ancora un po' di energia? Vi chiediamo solo un ultimo sforzo. Infatti vogliamo ancora darvi alcune espressioni con ne che sono, piuttosto formali, che quindi vengono utilizzate solo in contesti formali, per esempio in ambito lavorativo. Ne deriva che, o ne consegue che, significano di conseguenza. Per esempio, la Terra gira intorno al Sole, ne deriva che non è il centro dell'universo. Ne prendo atto significa riconosco la situazione, la accetto e ne tengo conto. Per esempio, questi sono tutti i provvedimenti presi nei suoi confronti. Ne prenda atto. Ne va di significa ci va di mezzo. Per esempio, non posso sbagliare, ne va della mia credibilità. Guardarsene bene significa evitare di fare qualcosa, proteggersi da. Per esempio, guardatene bene da chi ti promette troppe cose. Ah, che faticaccia questa video lezione! Come avete visto, di espressioni con la particella ne ce ne sono a quintali. Siamo sicuri infatti che sebbene noi ne abbiamo spiegate moltissime in questo video, voi riuscirete a trovarne delle altre, perché sicuramente qualcun'altra c'è. Commentate qua sotto con quali sono le espressioni con ne che più vi piacciono o se ce ne siamo dimenticati qualcuna, fatecelo sapere. E se invece non siete ancora stanchi di studiare e imparare nuove espressioni italiane, abbiamo fatto un video su tutte le espressioni con C, il collega di ne. Il link è su nella card o giù nella descrizione. Ah, e inoltre,
Se volete studiare ci e ne da un punto di vista grammaticale, abbiamo fatto 2 lezioni dedicate a queste 2 particelle. Vi lasciamo i link sempre giù nella descrizione. Vi ricordiamo inoltre che se volete potete passare dal nostro sito www.lernamo.com, dove ci sono tutte le video lezioni di grammatica, di cultura italiana con gli esercizi. E non dimenticate di seguirci anche su Instagram, Facebook, Twitter e anche TikTok. Stiamo pubblicando, o meglio, tu stai pubblicando, diciamo, io non sono molto portato per queste cose, però vi assicuro che ne vale la pena. Sono contenuti innovativi per insegnare Come questo. l'italiano. A presto! A presto, ciao!